Tutte le volte che rimango da solo, abbandonato a me stesso, mi ricordo del fatto che quando sei da solo esiste soltanto un essere umano che può farti trovare la giusta direzione, la giusta rotta. Soltanto uno. Te stesso. Questo progetto è iniziato con il sogno di raccontare una grande storia. Voglio attraversare l'Atlantico, voglio parlare di cambiamento climatico. Purtroppo però sono rimasto da solo. Uno dopo l'altro, tutti hanno lasciato questa bagnarola in ferro, che ormai ha più ruggine che metallo. E la finestra per partire si chiude in fretta. Perché vorrei ricordarvi che non decido io quando e dove andare. Ho un margine decisionale, certo, ma il vero big boss è la meteo. Abbiamo due opzioni e dobbiamo scegliere adesso. Quale delle opzioni? La prima è mollare, tornare a casa, accettare una pacca sulla spalla e un misero "ci hai provato". La seconda, prendere in mano la situazione, trovare un nuovo equipaggio e salpare. C'è chi continua a considerarmi uno youtuber, ma io l'oceano non l'attraverserò da youtuber. E le etichette, sinceramente, per l'ennesima volta, mi hanno rotto le palle. Il mio ultimo equipaggio era composto da Lore, che mi è stata accanto dal giorno zero, e Bambino, che invece... Sto portando avanti sia la carriera universitaria, ma sto anche portando avanti una mini carriera da regatante e proverò a fare la mia prima regata in solitaria d'altura. Regata che cos'è? La gara? Una gara. Dimmi la verità, tu a un certo punto hai capito che navigare a lungo ti rompeva le palle? Ma secondo me, oltre ad aver un po' perso quella magia che pensavo ci fosse in queste navigazioni così lunghe, proprio questo progetto mi ha esaurito. Testa, fisico, entusiasmo, tutto e non so. Avere il coraggio di cambiare rotta perché vuoi realizzare un tuo progetto, un tuo sogno, è un gesto coraggioso e personalmente i coraggiosi li stimo. Bambino, da oggi sei libero e posso anche dire con orgoglio che sei un uomo. Ho quindi rimediato rapidamente un nuovo equipaggio. Pazzesco che alla fine non imparo mai dai miei errori e continuo a scegliere gente da portarmi a bordo non per capacità di navigazione, ma per come mi quadrino bene a video. Proprio una roba da youtuber. Che cazzo. Nell'episodio precedente l'equipaggio parte da Gibilterra, c'è anche Bambino. Zitto! Marco, il filmmaker, sta male. Lorenzo purtroppo è nei guai con la sua startup e se ne va. Momento complesso per Ema, ma non vuole mollare. Mollerà? Non lo so. Sarebbe bellissimo vedere un mondo in cui più donne si lancino in queste sfide e avere equipaggi più femminili, più donne a bordo e mai più una donna a bordo. Non è vero. Eccomi qua. Per me non è stata la prima volta in cui ho rinnovato equipaggio facendo il tour delle manovre di navigazione. E nonostante fosse chiaro che avessi delegato ogni ripresa a Marco, il nostro filmmaker, per poter stare concentrato sulla navigazione, forse sono stato invece troppo morbido con l'equipaggio e non ho detto nulla fin dal principio sulla questione del far riprese. E su questo ho fatto un grande errore. Un errore che se sei comandante, un vero marinaio, probabilmente non fai. Io questa cosa del navigare la prendo molto seriamente. Siamo su un blocco di ferro spinto dal vento che galleggia su profondità che spesso sono chilometri di acqua sotto di noi. Ho agito da simpatico youtuber che fa stare a proprio agio altri simpatici youtuber e non ho agito da comandante. Quella cazzo di telecamera avrei dovuto toglierla di mano ad Elena, mettergliela in un cassetto e permetterle di usarla solo in condizioni di totale calma. Ma non l'ho fatto. Se in una condizione impegnativa il tuo primo pensiero è raccogliere belle immagini, non sei un navigatore, sei uno youtuber. E io quello non lo volevo. E se io da comandante non le dico di mettere da parte la telecamera, forse nemmeno io sono un comandante. Sono anch'io uno youtuber. Vivo già da un po' questa lotta con me stesso su cosa sono ai miei occhi, su cosa sono agli occhi degli altri. E non è banale, non è solo una questione di etichetta. A volte ti aiuta ad avere una valutazione esterna,
e autovalutazione attendibile. E questo ti aiuta a capire cosa vuoi davvero fare e cosa no. Uno youtuber può attraversare un oceano? Breve navigazione di 48 ore, partenza isola di Madeira, arrivo isola di Tenerife. Un buon banco di prova per testarci come equipaggio prima della rotta atlantica. Essere un navigatore. Essere un navigatore significa conoscere la tua barca come conosci te stesso. Non conosci nemmeno te stesso? Pazienza. A volte odi te stesso? Fai in modo di non odiare la barca, perché se la odi ti uccide. Essere un navigatore significa accettare le condizioni di mare per quelle che sono, non per quelle che vorresti fossero. E se stai navigando una certa rotta, non è il coraggio ad aver meriti, ma la preparazione. Sai dove sei, sai dove stai andando e sai cosa fare se qualcosa va storto. Anzi, sai cosa fare se tutto va storto. Sono molto felice di poter essere qui quest'oggi. Oggi vi accompagneremo per le bellezze di Tenerife. Essere un navigatore significa accettare che l'oceano non ha la minima idea della tua esistenza. Non gli frega nulla di te. Non ti fai complimenti se arrivi sano e salvo a destinazione. Arrivati alle Canarie, Benji sarebbe rimasta a bordo. Elena no, tornava a casa. Insomma, il filmmaker lo avevamo già. Marco, ve l'ho detto, soffro un forte mal di mare, mi costa un sacco di soldi. Ha imparato a legarsi alla barca quando fa le riprese e mi dimentico della sua esistenza quando navigo. Grazie per essere stata con noi in questo viaggio. Grazie a voi di tutto, è stato bellissimo. Non sei stata una super marinaia, però è stato bello averti a bordo. Credo ci sia rimasta particolarmente di merda la mia battuta. Vabbè, le donne a bordo sono le benvenute, ma gli youtuber... mai più uno youtuber a bordo. Era rimasto Benjamin a bordo, solo lui. Di notte il mare cambia volto. Bisogna affidarsi all'istinto e alla capacità di interpretare l'oceano senza vederlo davvero. Ci siamo spostati su un'altra isola provando una navigazione notturna. Poi una navigazione con molto vento. Pampero Seconda diventa più viva, più nervosa. E una navigazione con poco vento, in relax. È tutto più meditativo e non bisogna aver fretta di arrivare alla destinazione. È quasi una lezione di pazienza. Per me questa navigazione significa tanto. Sono sempre stato affascinato dalle sfide, dal cambiamento, dal mettersi in gioco. Uno, dei miei motti è quando ho l'opzione tra due scelte, una facile e una difficile, fare sempre la scelta più difficile. In poche miglia ho capito che era la persona giusta da avere al mio fianco per la traversata. Ma solo Benji non sarebbe bastato, quindi andavano recuperati almeno altri 2 marinai che desideravano viversi l'Atlantico più di qualunque altra cosa. Voglio fare l'Atlantico perché è, credo, la sfida che sia dentro ogni velista ad altura. L'Atlantico è una vastità di acqua, anche una vastità di emozioni. Lui l'ho soprannominato il geometra, perché è molto preciso con i suoi progetti fatti sulla carta da cucina. Direttamente a piede d'albero. Il prossimo lo faccio sulla carta igienica, però. Ed è davvero un geometra, quindi voglio onorare il suo titolo di studio. Sono commosso. È un onore averti a bordo. Se funziona sono genio, altrimenti abbiamo buttato 5 euro. Penso che Pampero sia una bellissima MILF del mare. Poi è arrivato Ika. Da questo viaggio con Ema mi aspetto una grande esperienza, ci saranno sicuramente alti e bassi, come in tutte le grandi avventure, però torneremo tutti con qualcosa in più. È sempre abbastanza silenzioso e pacato. Da lì a poco avrei scoperto che in realtà è un pazzo, che è una grande caratteristica per un marinaio. Durante l'inverno lavoro come rigger e velaio
Cioè non so se lo posso dire, perché lui sta un po'... perché lui diciamo è un po' abusivo. Avevo trovato il mio equipaggio atlantico, o quantomeno non avevo più tempo per cercare ancora, quindi me lo sarei fatto andar bene. C'era Benji, appassionato di mare in tutte le sue forme. Mentalità da militare, perché lo è stato, dentro i paracadutisti nell'esercito. Ha vissuto negli Stati Uniti, carriera in diverse start-up. Ha scalato il Kilimangiaro, quindi ha benissimo idea di cosa possa significare sacrificarsi per arrivare in vetta. Vive l'avventura con lucidità e ha solo 24 anni. Ne ha fatta di roba. Ika. Non si chiama davvero Ika, ma si è presentato così. Sta col culo sulle barche da quando ha 5 anni. E nel tentativo di entrare nel mondo delle grandi barche da regata, ha imparato ad essere un velaio e un rigger, quelli che aggiustano gli alberi delle barche. Si è fatto schiavizzare per 6 anni su grandi yacht a vela e ha il sogno di essere un navigatore oceanico e non più un marinaio su grandi yacht a vela dove viene schiavizzato. Il geometra. 35 anni e una passione per il mare profonda e di lunga data. Dopo una decina di anni da imprenditore in giro per il mondo, fa talmente tanti soldi vendendo le aziende che si è inventato che adesso è in pensione. Geometra, 35 anni, pensionato. Questo ha vinto nella vita. Da anni nelle regate con barche di ogni e uniche nel loro genere. Sa di essere pronto per raggiungere la pietra miliare nella sua carriera di attraversare un oceano. Poi Marco, il filmmaker, che si è proposto a questa docu-serie senza avere la minima idea di chi fossi o di cosa significasse navigare. Ha scoperto di soffrire il mal di mare, ha scoperto che sono estremamente esigente lato riprese e continua imperterrito. Sono molto preoccupato per lui. Era evidente che Marco fosse terrorizzato dalla traversata atlantica e non avevo ancora capito perché volesse rimanere a bordo. Ciao a tutti ragazzi. Ciao Michele, piacere. La mia preoccupazione personale è che quest'anno c'è molta energia. Inutile dire riscaldamento globale, non mi importano le cause in questo momento, l'importante è capire cosa succede. Poi dietro le quinte con noi c'era anche Michele, il meteorologo, che ci permetteva di avere una visione molto lucida su quello che stava accadendo e poter scegliere meglio che rotte intraprendere. Le aria fredda e aria calda si scontrano, generano dei fenomeni che sono imprevedibili e molto forti. Qualunque briefing facesse, ci terrorizzava. Magari in 4 ore l'acqua che tirano fuori in un mese. Cioè, io lo farei pure l'Atlantico, però metto delle bilance sopra il piatto, cioè scusami, metto dei pesi sopra la bilancia e comprendo meglio cosa è meglio fare. Cosa c'entra tutto questo con quello che dicevamo, tornando al dunque? Fenomeni veloci che sono però visibili all'occhio nudo. E questo ci potrebbe dare anche un'onda che non ce la ritroviamo nella stessa direzione del vento? Esattamente, è questa la problematica. Cioè, perché se ci stanno 100 nodi... E cosa intendi? Cosa sarebbe meglio fare? Magari banalmente io so che in quel momento di attraversata, che sono 25 giorni, ho dei lavori fighi, ho delle cose belle che vorrei comunque fare per non eliminare ogni... Quindi questo progetto non è abbastanza figo? Cioè è il miglior progetto del mondo. E il discorso che c'è l'attraversata di mezzo, che sarebbe appunto la cosa brutta, cioè il lato negativo di questa esperienza. Come no? È la cosa da raccontare, la traversata. Sì. Ho capito, fratello, ma io non posso mica morire per fare... Che senso morire? Ma nessuno muore. Immagini, sto malissimo, inizio a vomitare tutto il giorno, mi attaccano le flebo. Che ne sai? Magari mi prende così a male. È fondamentale che noi andiamo a Capoverde. Può succedere. Non voglio andare diretto, perché per me è importante vivermi altri 8 giorni con Marco e capire se lui può reggere un numero di giorni maggiore. 8 giorni di navigazione verso Capoverde. Se superi gli 8 giorni in maniera discreta, decente, possiamo rivalutare l'ultimo step. Altrimenti ci salutiamo lì. Ciao, grazie. Siamo nella merda, ragazzi. Cazzo di previsioni che abbiamo nei prossimi giorni. Figa. Mi sa che tocca fare matossage, ragazzi. Che cos'è? Spostiamo i pesi da una parte all'altra in navigazione. Come sui mini. Figa. Ok. Signori,
Siamo pronti per attraversare un oceano. Non ci avrei mai sperato. Geometra, mi aspetto grandi calcoli da lei. L'ultimo step pre-partenza è riempire il serbatoio di gasolio. Perché va bene, il vento è quello che vi pare, ma dovesse succedere una catastrofe, dobbiamo portare la pellaccia a casa. Ambientalisti un corno se poi speri di farti salvare da una nave cargo nei paraggi. E nei paraggi magari significa farle deviare la rotta per qualche centinaio di miglia e bruciare letteralmente decine di migliaia di chili di carburante per salvarti. Decine di tonnellate, ragazzi. Altro che ambientalisti. Ed è chiaro che andremo a vela. Siamo su una barca a vela e vogliamo andare a vela. A vela siamo più veloci, siamo più stabili. Ma gli alberi a volte si spezzano, le barche affondano, le persone cadono in mare e spariscono. Non vi state rendendo conto, ma stiamo affrontando questa situazione tutti in maniera altamente professionale. Non è un cazzeggio pampero, ma dietro quello che sta facendo Ema e voi state insieme a lui c'è, secondo me, tanta perseveranza, ma tanto studio e tanta implementazione e soprattutto tanta umiltà. Io me la collo di venire ai Caraibi e mettere CO2. Ah, tu dici... Vabbè, sì, ma abbiamo già finito la traversata quando arrivi ai Caraibi. Vabbè, ma che cazzo, 2 riprese ai Caraibi non le puoi fare? Vabbè, facciamo 2 riprese a 4 piante di banane, ma la traversata non la racconteresti tu. Va bene, ok, sciallo. Vabbè. Facciamo Capoverde e vediamo che succede. Esatto. Dai. Andiamo a levare quel pezzo di camera là sopra. La peggiore delle ipotesi, se dovessimo avere quella finestra, ci troviamo con 40 nodi, il gradiente di fondo che aumenta, che vi frange l'onda perché mi avvicino alla terra, ti avvicini alla costa, a Capoverde, eccetera. C'hai i mari incrociati, il casino è quello che vorremmo evitare per arrivare così. Ok? Come la peste. Devo scegliere se fare una sosta a Capoverde, rischiando di mettere in pericolo l'equipaggio, le condizioni meteo sono pessime. Ma dare a Marco la possibilità di tornare indietro in tempo dovesse sentirsi troppo male. Oppure fare una rotta nord. Non metto in pericolo l'equipaggio, concludiamo le riprese di questa serie, ma Marco, magari, vivrà il peggior incubo della sua vita. La libertà non è poter pagare un conto o comprare un'auto nuova, ma poi perdersi il tramonto. La libertà per me. Fermo! C'è prima da ringraziare lo sponsor di questo episodio, sponsor dell'intera serie NordVPN. Servizio che ormai utilizzo da anni e che permette a tutti i miei dispositivi, al mio MacBook, al mio smartphone, all'iPad, ad altre cose che utilizzo, di essere protette. Io non voglio rischiare di ritrovarmi poi un bel giorno a fare un login e quel login non solo non funziona, ma magari quel login è del conto corrente bancario e mi sparisce tutto. È un disastro. Blocca quindi pubblicità e siti fraudolenti e con Threat Protection Pro, che è stato considerato il miglior strumento per bloccare siti di shopping fraudolenti, ti sentirai in una botte di ferro. Utilizza il codice EMALLORU, ricordatelo, te lo ricorderai, EMALLORU, così se proprio non fai oggi l'abbonamento di NordVPN, ma magari tra un tot di giorni o di settimane, ti servirà a proteggere i tuoi dispositivi e ti ricorderai, ok, cos'è che devo fare per avere lo sconto? Facilissimo, nord.com. Mi sono impallato. nordvpn.com/emalloru. Ricordati Emalloru, ricordati NordVPN, non ti puoi sbagliare. Avrai sul piano biennale 4 mesi extra gratis, più la solita formula di 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Ci vediamo ragazzi alla prossima puntata che arriva tra poco. Che cosa succederà mai in questa storia e chi lo sa. Non ce la faccio.
Grazie a voi, ciao.